Mancano circa 80 giorni all'inizio della MotoGP e non ci sono ancora informazioni su chi trasmetterà le gare in Italia nell'ultimo anno prima del cambiamento definitivo del 2027. Su Mr. Helmet abbiamo parlato della possibilità che Sky passasse la mano a DAZN, ma è evidente che non sta andando tutto liscio, perché dovrebbe essere uscita qualche notizia e invece non è uscito niente. Questo forse perché negli ultimi giorni è successa una cosa che non si può ignorare, cioè che Netflix ha acquisito il gruppo Warner Bros. Discovery. L'operazione da 83 miliardi cambia l'assetto del cinema mondiale, ma potrebbe significare qualcosa anche a livello nazionale da noi, per il fatto che dopo la faccenda Discovery Italia potrebbe finire a Comcast, che poi è Sky, cioè i canali lineari esclusi dall'accordo cercano una nuova casa. Volete vedere cosa potrebbe succedere e quali sono le nuove opzioni anche per Sky dopo quello che è successo? Dai. Ciao da Mr. Helmet, torniamo sul tema diritti della MotoGP, che è più caldo che mai dopo il primo video in cui ne avevamo parlato, ok? Questo recente è un update grosso, un aggiornamento grosso, perché nel frattempo è cambiato il mondo sopra la nostra testa, mentre noi siamo ancora qui a chiederci dove guarderemo la MotoGP nel 2026. Piccola precisazione prima di tutto: dopo il mio pezzo che era del 14 novembre in cui parlavo di passaggio da Sky a DAZN, qualcuno aveva tirato fuori Netflix e poi la Rai e poi Amazon come possibile attore della MotoGP, però era veramente un tirare a caso, e vi spiego perché la maxi acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix è stata ufficializzata solo un paio di giorni fa, e quindi prima non c'erano i presupposti industriali per collegare seriamente Netflix nella partita. Ora sì, però noi lo vediamo, e cerco di spiegarvi anche in che modo, d'accordo? Quindi fino ad ora lo scenario era abbastanza semplice: Sky si tiene la MotoGP fino alla fine del 2025, dal 2026 il candidato logico è DAZN per il modello di business, i rapporti con Dorna Liberty, l'approccio OTT di cui abbiamo parlato. Io vi metto sempre il video evidente, così avete il promemoria, perché lì abbiamo già spiegato tutto, d'accordo? Adesso però è entrato una specie di elefante nel negozio dei cristalli e si chiama Netflix. Non è entrato dalla porta laterale o dal retro, ha sfondato il portone principale, cioè si è comprata Warner Bros. Discovery per una cifra attorno agli 82-83 miliardi di dollari, ok? Quindi dentro ci sono Warner Bros., HBO Max, un secolo di cinema, cataloghi vari, che è moltissimo, però attenzione che non ci sono tutti i canali lineari di Discovery, perché la faccenda è stata spacchettata, ok? Quindi la cosa qui si intreccia con Sky, con DAZN, con Liberty Media e con la MotoGP. Ora facciamo un po' d'ordine. Cosa cambia con il colpo, no, di mercato Netflix Warner per l'Italia? Riassunto brutale: Netflix si compra Warner Bros. Discovery, ma prima il gruppo viene spacchettato, cioè tutta la parte Discovery Global, i canali fattuali, CNN, Cartoon Network, Eurosport, 9, Real Time, D-Max, adesso magari ne sbaglio qualcuno perché quelli si spostano sempre, però va bene, insomma i canali generalisti fattuali vengono separati in una società a parte e verranno quotate per la vendita, qualcuno se le comprerà oppure no, con i tempi stimati intorno al terzo trimestre 2026, quindi verso settembre, quando sarà già tardi, no? Per il nostro ragionamento. Quindi questi assetti lineari in Europa devono essere messi da qualche parte, e varia da paese in paese. Quindi non interessano a Netflix, che vuole lo studio, il cinema, le serie, le piattaforme di streaming, non gli interessano. E diversi analisti dicono che praticamente Discovery Italia è la più grossa operazione Discovery nella regione, cioè il posto dove Discovery va di più, è un target naturale per Sky Italia, che però è di Comcast, quindi di un gruppo rivale. Altri addirittura dicono che in questo paniere potrebbe rientrare anche HBO Max, ok? Proprio all'origine. Da noi non è importantissima HBO Max, però in certi paesi anglosassoni lo è molto di più. Perché Netflix non può, deve tenerla separata questa cosa. Però fonderla dentro Netflix creerebbe dei problemi di antitrust, e quindi Netflix ha un conflitto in casa.
Ok, quindi tradotto in italiano semplice, Netflix si prende il filetto, cioè la roba, la parte buonissima, cinema, le serie, lo streaming, cioè quelle che fanno fare i soldi, e i canali lineari e certe piattaforme diventano dei pezzi da collocare di qua e di là a chi fa ancora la TV tradizionale ibrida, e abbiamo visto che quel tipo di TV è proprio Sky. E in Italia sono loro i più forti a fare questo. Perché questa cosa c'entra con la MotoGP? Cosa c'entra poi DAZN? Cosa c'entra Liberty e Sky? Adesso ve lo spiego e finalmente parliamo di MotoGP, che è la cosa che ci interessa di più. Liberty Media è il nuovo proprietario della MotoGP, questo lo sapete, l'abbiamo imparato tutti. È americana e ha già trasformato la Formula 1 in un prodotto globale, grazie anche a Netflix con Drive to Survive, non me lo dimenticherete. Liberty e Netflix hanno un rapporto di lunga data, si conoscono, hanno costruito la narrativa della Formula 1 insieme, parlano lo stesso linguaggio industriale e culturale, sono americani e a livello di filosofia vanno d'accordo perché hanno quel sistema OTT first, cioè quello dei dati, contenuti verticali, lo storytelling lungo tutto l'anno, non solo la domenica della gara, che vanno d'accordo fra loro. Okay. Prima di questa situazione di Netflix, lo schema corretto, diciamo, concettualmente corretto, era che DAZN era la piattaforma OTT più sensata per la MotoGP in Italia dal 2026 in poi, e Sky era in uscita per una crisi di modello, per numeri in calo e diritti cari. Ok, adesso però si apre un bivio. Due possibilità per Sky, una buona e una cattiva. Cioè Sky, da una parte Sky, questa è la prima possibilità, si trova rafforzata rispetto a 3 mesi fa. Perché? Perché se chiude l'operazione con Discovery Italia, tutti quei canali di cui abbiamo detto, poi magari entra nell'orbita HBO, diventa la casa italiana di un pacchetto enorme di canali e di contenuti legati a Netflix, però generalisti, no? Però dove c'è tanta roba, c'è tanta audience. Oppure potrebbe essere penalizzata perché la partita sarebbe troppo americana, no? Cioè il peso di Netflix, i rapporti diretti con Liberty, poi la streaming globale, i lineari, i broadcaster lineari diventano marginali, quindi diventerebbe una roba troppo americana perché Sky vi potesse partecipare. Quindi ecco uno scenario in cui Sky è favorita adesso. Quindi Sky si prende Discovery Italia e forse HBO, e Sky diventa più forte sulla TV lineare, poi c'ha tutti i canali, quelli generalisti, rafforza il suo ruolo di hub di contenuti premium che la gente va a vedere, proprio la massa, non solo di sport ma di un sacco di cose. E quindi Liberty potrebbe parlarci perché in Italia Sky sarebbe un interlocutore interessante, con un sacco di canali free, aprire le finestre in chiaro e tutto il resto. E questo potrebbe creare quello che si chiama uno scenario ibrido di transizione, cioè si fa un ultimo anno su Sky nel 2026 con tutta la galassia Sky, mentre intanto Netflix sistema le cose, Liberty sistemano le cose, si mettono d'accordo, fanno le strategie e tutto il resto. Quindi in questo panorama Sky torna competitivo, ma non perché è diventato figo rispetto a prima, ma perché c'è una situazione di transizione in cui la condizione di Sky lo può aiutare. Ok? Quindi è il partner naturale per un momento di transizione. Invece poi c'è uno scenario cattivo in cui Sky viene schiacciata subito dall'americanità dell'operazione, cioè Liberty Media americana, Netflix americana, il modello di riferimento è quello della Formula 1, reality globale su Netflix, i diritti venduti con i pacchetti che parlano solo con quel tipo di cosa digitale, le informazioni così, i segnali fatti come su DAZN, su MotoGP.com, e quindi Sky è fuori. Ok, questa è la fotografia della situazione. Sky è un player regionale forte, però è legato ancora a dei meccanismi di abbonamento tradizionale, il decoder, la linearità del palinsesto. Abbiamo visto che ha anche Now, ma non pesa così tanto. E quindi è così. DAZN continua a essere un candidato nativo digitale flessibile e già posizionato a fare la MotoGP come in Spagna, e poi c'è Netflix che è il partner di bandiera di Liberty, almeno a livello di storytelling si sono già trovati bene, si conoscono, non dovrebbero solo aggiungere un prodotto, rimarrebbero le stesse persone che ci hanno lavorato. Quindi uno di questi risultati possibili è questa situazione ibrida, cioè in cui Liberty favorisce lo storytelling lungo dell'anno, quindi la narrazione lunga
viene fatta come serie, docuserie, contenuti extra su Netflix. La parte digitale viene data, delle trasmissioni della MotoGP pura, viene data a DAZN, cioè le telecronache, le gare, e poi altri come Sky diventano come posso dire, dei broadcaster in cui vengono trasmessi delle situazioni in cui vengono trasmessi dei secondi diritti, la parte in chiaro, eccetera. Quindi anche in questo caso Sky sarebbe sempre legata al vecchio mondo, ok? La priorità, ricordiamocelo sempre, è il digitale e non è questa situazione di Sky salvare e cambiare la situazione. Quindi un punto chiave, e lo voglio ribadire, è il rapporto che c'è fra Netflix e Liberty Media, perché con la Formula 1 Drive to Survive hanno decuplicato i fan, hanno reso sexy uno sport che sembrava vecchio agli occhi dei ventenni e hanno mostrato quanto vale come posso dire, una narrazione seriale quando la fai bene, cioè legata ad uno sport complicato che però con i tempi lunghi che hai riesci a spiegare e quindi riesci ad avvicinare tutta una serie di pubblico che non c'era. Ok, Liberty non si è dimenticata di questa roba qua. Quando oggi guardi la MotoGP, la devi mettere in questa cornice nuova, con tutte le nuove cose che vogliono fare, facendola assomigliare alla MotoGP. Quindi non bisogna pensare ai diritti televisivi solo in base all'offerta che è stata fatta per trasmetterli. No, bisogna pensare ai diritti televisivi della MotoGP in base a come Liberty vorrebbe la MotoGP stessa. Cioè, se vuole farla diventare come la Formula 1, deve andare su certi canali. Ok? Quindi i regolamenti cambieranno, eh, ci saranno tutte le situazioni nuove, ci sarà una necessità di pacchetti di contenuto da spalmare ovunque in modo facile e vendibile anche a pezzettini, bisognerà andare su TikTok, bisognerà andare su Netflix e sulle piattaforme proprietarie e qui Sky non ce la può fare, ok? Non è il partner naturale. I partner naturali sono i grandi streamer globali, Netflix, Amazon e le grandi piattaforme OTT, quindi DAZN, Spot TV in Asia, eccetera. Quindi un mosaico di diritti che prende una flessibilità geografica e che viene spacchettato, non ci sarà più un solo interlocutore. Quindi questo vuol dire che Sky esce sicuro? No, vuol dire che il baricentro della trattativa non è più quale TV italiana paga di più, ve l'ho detto, ma qual è la TV in Italia che rende di più per Netflix. Quindi cosa possiamo dire adesso della MotoGP dell'anno prossimo? Mettiamo insieme i pezzi. Rumor originario, DAZN rimane validissimo. DAZN, per i motivi che abbiamo detto, è il candidato naturale a prendere le gare della MotoGP dal 2026 in poi, per quello che ci siamo già detti. L'affare Netflix Warner non smentisce questo scenario, ma aggiunge un livello, cioè Sky potrebbe rientrare in modo tattico per un ultimo anno per le piattaforme generaliste sui canali lineari e questo rende credibile un altro anno. E poi dall'altra parte cresce, come terza cosa, l'asse Stati Uniti, cioè Liberty più Netflix con il blocco culturale industriale. Voi basta che guardiate la Formula 1 e avete capito assolutamente come può andare. Okay? Quindi il titolo onesto della situazione sarebbe Sky ok o KO, cioè o una cosa o l'altra, è entrata in partita ma non perché è diventata moderna, ma perché il nuovo equilibrio glielo consente, gli spingono dei pezzettini nelle sue braccia, ma potrebbe essere una roba temporanea, quindi potrebbe farsi un ultimo giretto con la MotoGP, mentre invece sul lungo periodo vincono gli altri. Cosa vuol dire per noi? Cioè per noi che è la cosa che ci interessa di più e il motivo per cui facciamo questo video. Breve termine, 2026, possibile ibrido, Sky resta in gioco con i canali, eccetera. Medio termine, dal 2027 in poi, MotoGP in mano ad un player OTT forte, quindi DAZN, Netflix che entra come spalla narrativa, fa i contenuti lunghi, mentre DAZN trasmette le gare, Netflix fa vedere le docuserie, i contenuti extra, i format, i documentari aggiunti, gli spin-off, tutte queste robe qua. E Sky spostata con magari i secondi diritti, degli highlights, oppure le gare in chiaro, eccetera. Quindi la vera variabile è quanto Liberty vuole trasformare la MotoGP in Formula 1 in che tempo e vuole americanizzare tutto. Ok, se vince la logica globale, per me
Sky è penalizzata. Se invece nel breve periodo vogliono ancora avere un po' di pazienza e fare le cose gradualmente, allora Sky per un altro anno la possibilità ce l'ha. Come la vedo io? La vedo così. Il quadro non smentisce DAZN, cioè la vittoria di DAZN e simili, perché potrebbero esserci altri, però rimette Sky per un po' dentro il tavolo, magari un altro annetto. Allo stesso tempo però, ve lo ripeto, Sky è il partner ideale in Italia in questo momento per l'ultimo anno, ma non è il destinatario finale. Le TV digitali, piattaforme globali, OTT, sono quelle destinate a trasmettere gli eventi e i grandi streamer sono quelli destinati a trasmettere le docuserie, le narrazioni lunghe, perché hanno il tempo, lo spazio e l'on demand per poterlo fare. Quindi Sky è più sia forte che fragile in questo momento. Perché più forte, perché l'abbiamo detto, perché si prende dei pezzi momentaneamente, la può spuntare, più fragile perché è un gigante d'argilla e rischia di essere boicottato. Vorrei sapere cosa ne pensate voi. Siete del team Sky rientra in pista almeno per il 2026 grazie al casino fatto con Discovery, oppure siete per il team americanata totale Netflix più DAZN o quello che è, sia subito che in futuro, e ciao parabola definitivamente, e ciao teletronica vecchio stile, e ciao concetti passati di televisione e fruizione? Cosa siete? Bene, scrivetelo nei commenti, perché questa è una cosa, è una di quelle partite in cui non è sufficiente leggere i titoli, stare come dei polli a vedere cosa è successo, però è anche bello capirle certe cose in modo che potete sapere perché succedono e quindi sapete anche cosa aspettarvi nei prossimi anni in riferimento al prodotto della MotoGP. Iscrivetevi al canale, abbonatevi e supportate Mr. Helmet. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao da Mr. Helmet.